Gioco bottom con le pedine rosse, Giorgio gioca top con le pedine bianche. Buona partita. Buona partita. È il terzo turno, entrambi abbiamo vinto le prime due partite. No, come vuoi, eh? No, Match ai 9 punti. Parte Giorgio con un 6-3. Sono partito in automatico. 5-2 per me. Posso colpire oppure giocare 13-8. Le due mosse sono all'incirca equivalenti. E qui direi che può portare avanti la pedina sul 16. 6-1. Posso colpire nell'outfield oppure colpire casa 2 e fare casa 1, che per XG è la soluzione migliore. Fa in effetti due buone cose, fa una casa interna e colpisce. Giorgio colpisce due pedine, ma ottimo doppio 3 per me. Qui sarebbe importante fare casa 5, ma il prezzo da pagare sarebbe abbandonare casa 8, quindi scelgo di fare casa 10, abbattendo il pilone sul mid. (6-1) per Giorgio, può fare casa 16 o casa 10. Casa 16 sembra preferibile. 6-5 per me, qui scelta non banale perché sono indietro in corsa, però è meglio portare in salvo una pedina e giocare con la Butterfly Anchor. Giorgio ha comunque una pedina sulla casa 24 e le due pedine sulla casa 16 che non sono facili da portare avanti. (4-2), qui casa 4 senza alcun dubbio. (4-1) porta in salvo lo Struggler, però non ha uno molto comodi. Potrebbe slottare casa 5 o casa 7. (6-5) non colpisco, direi 2 down dal mid. Non vedo mosse molto migliori. Adesso devo prepararmi a costruire casa in attesa di poter avere un blot da colpire. Doppio 4. Questo rimette un po' in pari o quasi la corsa. Non ho doppi 4 costruttivi in avanti, per cui è ragionevole portare avanti l'ancora e giocare sulle sue pedine arretrate sulla casa 16. Qui ovviamente sto verificando il pip count. (6-2) non è un gran tiro.
non costruisce niente di interessante. Doppio 2 per me. Doppio 3 è molto buono. A questo punto libera casa 16 e si porta in netto vantaggio in corsa. Ha verificato per sicurezza. 6-4. E qui bisognerebbe contare esattamente, perché la possibilità è o portare avanti le pedine arretrate oppure mantenere il contatto e giocare da casa 11 e poi 10-6 o 8-4 direi. Così a occhio sono un po' indietro in corsa, direi di 7 pip prima del tiro, quindi insomma diciamo che la corsa è abbastanza equilibrata. Decido di mantenere il contatto. 5-1 casa 5. In effetti può anche distribuire il gioco. 5-3, a questo punto decido di correre. Quindi è una corsa senza contatto. 2-1 è pessimo. Direi 8-5 probabilmente. Preferisco distribuire le pedine. Doppio 4 per lui è ottimo. Porta a casa 4 pedine e si porta in netto vantaggio in corsa. Però 6-3 non è male. Sei 5 è ottimo per lui. Cinque 3 qui. Così a occhio direi che il vantaggio in corsa di Giorgio è sufficiente per cubare. Direi 1 4 5, torno a 5 pip di vantaggio. Comunque sì, direi cubo, ma direi anche un take. Correttamente accetto. 3-2 per Giorgio, che inizia il bear off. 4-1 non è un gran tiro.
qui non c'è molto da commentare, tiri più o meno scontati o comunque con differenze minime l'uno dall'altro. Diciamo che in queste fasi di bear off la decisione interessante può essere una decisione di cubo, ma qua sono ancora abbastanza lontano dalla possibilità di ricubare. Doppio 1 pessimo. Doppio 1 anche per lui. Doppio 2, 2 off. Adesso chance prossime allo 0. E qui nulle perché ho ancora 5 pedine da portare fuori, per cui 2-0 per Giorgio. Parte Giorgio con un 6-1. 6-3 scappo. Sei 2, 6-4 è buono, posso fare casa 9, che è una casa importante. Cinque 4 porta una pedina sul mid. Adesso entrambi abbiamo un solo runner, però Giorgio ha fatto il bar point, io costruisco casa 3. Giorgio colpisce nell'outfield, adesso il vantaggio è netto. Qui il cubo non è molto distante, 3-1. E probabilmente sarebbe interessante fare casa 5, ma lascia 2 blot, quindi diciamo che è preferibile giocare safe, anche se la mossa è molto rigida. Qui deve giocare per la corsa. Ma forse slotterei casa 4 oppure forse 23-20 per controllare meglio l'outfield. 4-2 potrebbe fare casa in testa, ma è rischioso, lascia diversi tiri di rientro e con la mia casa forte e il suo vantaggio in corsa non sembra la scelta migliore. Per cui probabilmente 13-6, la banale 13-7, scusate, mossa safe dovrebbe essere la migliore.
qui posso fare l'ancora oppure, approfittando del fatto che la sua posizione è abbastanza rigida, mantenere i runner splittati per massimizzare il contatto. 2-1 è ottimo. Direi casa 4 e 6-5. Anche 13-9 non è male. Sei 3 scende e slotta. Questo è un holding game. Buon vantaggio in corsa per Giorgio. Qui adesso ha anche un tiro, per cui cuba. Qui bisognerebbe contare la corsa, il take così a occhio sembrerebbe borderline. Scelta non è facile. Alla fine decido di passare. 3-0 per Giorgio. Quattro 1 per Giorgio. Quattro 3, qui devo colpire. Quattro 3 anche per Giorgio. Direi che rientra e copre casa 9. Altra possibilità sarebbe colpire sul 4, ma preferirei fare casa 9. Quattro 2 posso
coprire la pedina sul 2 oppure fare l'importante casa 4. Cinque 2 casa in testa, fa casa 4. 3-2 e direi che non c'è di meglio che fare l'ancora. Giorgio aveva 10 pedine in zona d'attacco, quindi la butterfly anchor è una garanzia. 3-1 pick and cover. Giorgio danza. 6-2. Qui ci stiamo avvicinando al cubo. Qui approfitto del fatto che l'avversario è sul bar per provare a scappare con una pedina. Sei 1 è ottima, faccio l'importante bar point, particolarmente importante perché lui ha una pedina sul 24. Potrei anche fare casa 10 oppure casa 16, ma rimarrebbe un blot. Potrebbe essere casa 16 e colpire. Insomma, le possibilità sono numerose. Rientra e colpisce. Tre 6 è un tiro eccezionale, colpisco e porto in salvo lo straggler. Anche doppio 5 è molto buono, può direi andare sulla casa 5. La pedina sul 20 è in una posizione rischiosa perché ci sono 3 colpitori. Giorgio rimane sulla casa 20, io cubo. 2-1. Il take è abbastanza pericoloso, soprattutto perché ha le 2 pedine sul 24 che non vedono la luce. 2-1 e posso colpire sulla casa 5 o fare casa 8. Diciamo che colpire sembra la soluzione migliore. Scelgo la mossa safe. 6-3 per fortuna non si ancora. Quattro 3, vado sul 6, questa volta si ancora, però il 6 non è molto comodo. Se vuol mantenere l'ancora deve lasciare un double shot.
5-1 colpisco e vengo avanti. (5-2) casa 11. Potrei anche mantenere l'ancora arretrata, ma poi non sarebbe facile portare avanti le pedine. (4-2) qui alla scelta se andare sul 20 o uscire. Il ritardo in corsa è notevole, però d'altra parte il portiere non è particolarmente fastidioso. Bel game. 4-2 per me. Sì, questa sembra la mossa migliore. Doppio 4 di Giorgio. Uscire con tutte e quattro le pedine non sembra la soluzione migliore, perché anche dopo il doppio 4 Giorgio direi che rimane indietro in corsa, quindi probabilmente sembra meglio andare sulla casa 13, casa 12. Giorgio sta contando accuratamente. Ovviamente qui avere il conteggio della corsa è fondamentale per operare la scelta corretta. Alla fine Giorgio gioca la mossa corretta. 5-4, non posso portare in salvo lo straggler. Scelte tra questa e liberare casa 8, che per XG è migliore. Per fortuna non mi colpisce. (4-3), porto in salvo lo straggler. Adesso il vantaggio è molto netto.
6-5, libero casa 8. Sei 3 deve scappare, direi forse con entrambe le pedine. La sua pedina sulla mia casa 5 è più un rischio che un'opportunità. Sei 1, termino la fase di Bearin e posso iniziare a portare fuori le pedine. Doppio 6 mi porta in nettissimo vantaggio in corsa. A questo punto le sue chance sono prossime allo 0. Sei 4, direi che il game si avvia al termine, però doppio 5 riapre qualche tenue speranza. E qui game è finito. 3-2 per Giorgio. Inizio standard 3-1, ottimo per lui, fa casa 5. 4-2 non è eccezionale. Cinque 2 down. Sei 4, direi che posso fare casa 2 oppure uscire e casa 9. 5-3 non mi colpisce, fa casa 8, casa 3. Non vedo di meglio. Questa mi sembra molto rigida. Sei 5
6-5 non è un tiro semplice. Decido di lasciare il blot nell'outfield e fare casa 3. (5-1) pilone sulla casa 8, 4-1 per me e direi casa 5. Adesso la mia casa è fortissima, ma forse farei il bar point, ma rischiosissimo. Lascia un double shot. Giorgio gioca la mossa safe. Qui siamo molto vicini al cubo. E infatti cubo. Il take non è scontato. Lui ha una posizione molto rigida, la mia casa è fortissima. Per XG è un drop borderline. Giorgio accetta. 5-3 per me. Qui posso colpire o venire avanti, ma non mi sembra la scelta migliore. Doppio 6, ottimo per lui. Colpisce, fa 2 case. Qui devo rientrare al più presto. 3-2, non è male. Qui deve portare una pedina sull'1 e poi provare a uscire. Non vedo di meglio. Questo è un doppio 4. Colpisco, scappo col runner. Doppio 1 fa casa 4. Buon rientro. 6-3. Vado sulla casa 5. No, scelgo di andare sulla casa 4. Doppio 6, casa 2, posso colpire sull'1.
sembra migliore rispetto a giocare la mossa safe. Per XG questa mossa è un blunder. Più del 4% in meno di vittorie. Mi ha fatto un po' paura la sua casa forte, però c'è da dire che anche rientrando con l'1 poi avrebbe dovuto tirare un 6 e avrebbe rischiato comunque di dover smontare casa. Inoltre il vantaggio in corsa non era notevole, per cui con un 6 comunque avrebbe avuto possibilità di vittoria in corsa. Nel frattempo ho colpito, chiudo casa. Diciamo che mi avvio a vincere un altro game. Poche chance per Giorgio. Non ci sono più chance, quindi 4-3 per me. Quindi mi porto in vantaggio 4-3, 5 away, 6 away. Cinque 3 per Giorgio. Bar point. Doppio 3, ottimo, fa casa 5 e casa 21 e si avvicina al cubo. Qui direi che è importante splittare. Sei 4 non è un gran tiro. Mi servirebbe un 3, 3 che arriva. Mi ancoro e copro casa 2. Adesso abbiamo entrambi una ancora avanzata, quindi direi mutual holding game, però lui ha 4 pedine dietro la mia ancora, io ne ho solo 2 e ho 2 case importanti, la 7 e la 8 davanti alla sua ancora. Il doppio 4 è ottimo e direi, e qui bisogna valutare bene la corsa.
possibilità è quella di fare appunto casa 9 e casa 17, però non è facile adesso portare avanti le pedine dalle due case arretrate. Doppio 4 per lui. Qui direi che è avanti in corsa, però le sue pedine arretrate sono difficili da portare avanti. Quattro 1, farei casa 1. Può scappare, ma la vedo un po' rischiosa. Pick and cover. Danza. E a questo punto sto valutando la possibilità di cubare. Cubo. Giorgio accetta immediatamente. Doppio 6 eccezionale. Faccio casa 5, nettissimo vantaggio in corsa. Rientra subito. Qui la scelta è tra liberare casa 8 o mantenere casa 8 e giocare 6-5-6-3. Mi sembra più flessibile. Gioco safe. Doppio 6, ma non può scappare. Il suo straggler non vede la luce. Doppio 3, ottimo. Faccio casa 4 e tiro fuori una pedina. Cinque 4, chiudo casa. Due 1, una pedina off.
qui potrebbero essere 2 pedine off. Non è una scelta banale, bisogna qui calcolare, o almeno diciamo stimare più che calcolare, quanti gammon in più ci sono con la scelta aggressiva e quante singole in meno. Ma qui decido di liberare casa 5, stimando comunque che i gammon siano pochi. Doppio 6 per Giorgio. Qui sono comunque nettamente favorito. Doppio 3 è ottimo. E termina il game. 6-3 per me, 3 away, 6 away. Siamo passati dal 3-0 per Giorgio al 6-3 per me. Cinque 3 per Giorgio. Doppio 3 ottimo per Giorgio, colpisce, fa casa 5, però rientro e ricolpisco, allontanando il double. Giorgio rientra, anche lui ricolpisce, e qui devo scegliere se fare casa 11 o l'ancora sul 23. L'ancora sul 23 sembra la soluzione più sicura. Re 2, casa 4. Cinque 1 non è un gran tiro. La struttura è molto poco flessibile. Il cubo di Giorgio è forte perché ha una casa forte, sia a 3 pedine indietro ma anche parecchi tiri che colpiscono il blot nell'outfield. Io passo. Era in realtà un take grazie all'ancora, però non me la sono sentita. Adesso siamo 5-4, 3 away, 5 away. Sei 4 per me. Direi che posso giocare split and down. Cinque 2, brutto tiro per lui, non
costruisce niente. Struttura è molto rigida. Due uno, penso che sia importante fare il bar point, considerato che lui ha la pedina sul 24. 4-1 colpisce e va sul 20, no? Sul 19. E qui 24 è casa 8. Cinque 3 è ottimo, colpisco. E qui rientra e probabilmente deve colpire. Doppio 4, tiro eccezionale, colpisco due pedine. E a questo punto il mio vantaggio è notevole. Rientra solo con una pedina. E qua se non fosse per il punteggio sarebbe un double drop nettissimo, ma anche a questo punteggio il vantaggio è enorme. Giorgio non ha costruito praticamente niente, ha 4 pedine indietro. Io ho possibilità di fare un'altra casa. Vantaggio in corsa è notevole. Insomma, rischio di gammon. Il take diciamo che è rischiosissimo. Giorgio ci pensa. Ovviamente a questo score avrebbe redouble molto forti, ma bisogna anche arrivare a una posizione in cui ci sia la possibilità di redouble. Di XG il redouble è molto netto, accettare sarebbe un blunder da quasi 200. Giorgio continua a pensarci, alla fine decide di passare, per cui vado sul 7-4, 2 away, 5 away.
Adesso mi basta un gammon non cubato per vincere il match. (4-3) per lui, 2 down, mossa aggressiva ovviamente visto lo score. 5-2, qui ho il dubbio se splittare o portare giù la seconda pedina, ma è corretto splittare, ricordavo correttamente. (5-4), direi che devo scappare, porto in salvo una pedina. Vuoi guardi anche la roba lì? Sì. Tanto che finiscono di giocare. Io ne ho vinte 2. No, adesso ti lascio vedere. Devo solo fare una cosa. Io non mi preciso. Quei due colpisco, mi ricolpisce, e qui devo rientrare e colpire. Posso rientrare sul 20 e colpire dal 6 o rientrare sul 22 e colpire dall'8. Opto per la prima soluzione. 6-5, non è un granché, non colpisce, non costruisce, deve uscire con una pedina. 3-5, colpisco e copro. Ah no, decido invece di colpire sul 5, scelta discutibile. (3-2) può fare casa in testa, oppure coprire casa 5 e portare in salvo il blot. Doppio 4. Doppio 4, un ottimo tiro. Direi importante fare casa 4. Comunque ho sbagliato Cervino che è in sbattimento perché se aveva giocato 11 magari non è vero. Gioco la mossa corretta. Avete finito? Si va, ragazzi, si va. Si va. Dove vuoi? Lasciamo tutto qua. No, io non vado. Io sì. 6-5, ottimo tiro per lui, porta il salvo lo struggler e si trova avanti in corsa, direi, anche se non di molto. Stasera non hai vinto, Daniel? Anch'io, mi ha massacrato Martino. Stasera giochiamo. Allora ci vediamo direttamente a casa tua, no? Allora, dobbiamo sparaccare.
Come dobbiamo sbarcare? Dobbiamo portare via tutto? Dove era? Dov'è? Io lascio. Però sappiamo, Io lo porto via. A parte che c'è l'armadio, se vuoi chiuderlo nell'armadio, faccio Io porto lo zaino con la telecamera, col computer. Qui adesso lui, cioè la corsa è pari, io quello sto dicendo, porto per cui diciamo che è prematuro il cubo. Ricci è andato. 2-1 non è un gran tiro, per lui sarebbe stato molto importante fare casa in testa. Qui è molto rischioso colpire perché la mia casa è decisamente forte. Correttamente non colpisce. Cinque 1 pick and cover. E qui vantaggio in corsa è molto ridotto, solo 2 pip, però il fatto che io abbia una pedina arretrata dietro un prime gli dà delle possibilità di cubare, anche se a questo score, considerato che non ci sono molti gammon, il mio take point è abbastanza profondo. Se non ci fossero gammon sarebbe il 17,5%. Doppio 1 qui secondo me deve fare casa 4. Sei 1. E qui a questo punto Giorgio cuba senza esitazioni, con la casa così forte, a questo score. Qui c'è qualche gammon in più, vedete XG dice l'8% di gammon, per cui il double ci sta tutto, ma ci sta anche il take. Cinque 2 e qui posso provare a scappare. Cioè la corsa è giocabile e stare indietro in effetti è un po' troppo rischioso e soprattutto non dà molte prospettive, non è facile scappare. No, scelgo di rimanere, fare casa 2. Sei 4, direi che a sto punto conviene scendere dal mid. Per non rovinare la corsa. In effetti mi basta tirare un 5 per potermi giocare la corsa.
5-1 dal mid. Piuttosto Danny? E arrivano 2-5, quindi esco, colpisco, ho un prime da 6, quindi praticamente il game è direi in cassaforte. Game con cubo a 2 che significa match per me. 3-1, qui c'è il dubbio se colpire, direi che conviene colpire. Possibilità di rimanere eventualmente incastrati dietro il prime sono ridotte. No, invece è corretto non colpire. Quattro 3 qui non colpire porta ad una posizione non molto flessibile, per cui decido di colpire. Giorgio ricolpisce e copre casa 2. Qui devo assolutamente sperare di non rientrare, perché rientrare mi potrebbe costringere a smontare il prime. Se riesco a stare sul bar per qualche tiro sono nettamente favorito. In realtà sono favorito in ogni caso, però stare sul bar mi dà migliora decisamente le mie possibilità. Doppio 6 è un ottimo tiro per lui. Buffalo box sembra un po' difettosa. Io continuo a non rientrare. Giorgio continua a tirare dei 6 che sono ottimi tiri per lui, ma deve comunque tirare l'altro dado. Qui 3, qui è un disastro perché può chiudere casa, ma significa praticamente abbandonare il game. Altra possibilità, lasciare 2 blot, ma possibilità sono sicuramente molto ridotte. Grazie caro, grazie. Io continuo a danzare. Doppio 4, deve chiudere casa 1. A questo punto solo una sequenza disastrosa potrebbe rimettere in discussione il game. Qui rientro e colpisco. Chiudo casa. Qua le sue possibilità sono, direi, inferiori al 3%. Io non l'abbraccio perché sarebbe la giusta. No, perché innanzitutto mi fa piacere, però è una cosa veramente difficile, guarda. Uno può avere una relazione. Se l'hai fatta giusta, se io fuori. Spero che sia così.
Allora, io veramente Ma direi dal 6 non devo rischiare di lasciare un blot. Doppio 1 è ottimo, tiro fuori 4 pedine e qui gli servirebbero dei doppi alti per riaprire il game. Niente, non tira doppi e le possibilità continuano a diminuire. Termina il match giocato molto bene da Giorgio e diciamo così così da me, però comunque buona vittoria, terza vittoria nel torneo, quindi concludo imbattuto la prima giornata di gara. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima.